23 dicembre 11. Eletti, amici cari, il mio cuore è la reggia dove potete vivere, in essa è presente ogni ricchezza. Prendete il mio e donatelo ai bisognosi. Sposa amata, chi vive e palpita nella mia reggia ha molto e può dare molto, con i miei beni può arricchire e dare sollievo ai bisognosi della terra. C'è qualcosa che manca nella mia reggia? Mi dice amore infinito, chi vive in te ha tutto e non manca di nulla, può attingere e porgere continuamente. Dolce amore, com'è generoso il tuo cuore. Desidera sempre porgere, donare, offrire, rendere lieti, dare speranza viva. Gesù adorato, Gesù santissimo, Gesù meraviglioso, come sei grande nell'amore, davanti a tanta grandezza il piccolo essere umano si emoziona e trema, come foglia scossa dal vento. Vede la sua piccolezza ed altro non desidera che perdersi in tanta e tale grandezza, vuole essere come la piccola goccia, che vede il grande oceano e desidera vivere in esso. Dolce Gesù, amore infinito, tu desideri dare più di quanto l'uomo desideri di avere, vuoi dare la gioia, la pace, la speranza, vuoi offrire i doni più sublimi alla tua creatura umana. Questo vuoi e lo aiuti ad essere grande, grande e sempre più simile a te, Gesù, a te, Santissimo. Questo tu desideri. L'uomo, però, spesso, davanti a tanta bontà, tenerezza, generosità, amore, resta stordito, non comprende. Tu offri i tuoi doni, egli non li capisce, quindi, non si apre per accoglierli, sono pochi sulla terra quelli che hanno compreso. Tu, Santissimo amore, mostri colei che ha ben compreso, mostri la sua sublime bellezza, mostri la Madre del Cielo, come esempio da imitare, in lei perfetta è stata l'obbedienza, sublime l'umiltà. È la creatura, che ha dato sempre gioia al tuo cuore e tu, Dio adorabile, l'hai innalzata al di sopra di ogni creatura. Ella è la regina dei santi e degli angeli, ella è anche, e resta, la madre amorosa pronta ad intercedere per ogni figlio. Dolce Gesù, il mondo attuale è sprofondato nelle più fitte tenebre, ma tu mostri lo splendore di una stella perché tutti guardino a lei ed ognuno desideri assomigliarle. Dolce Gesù, tu non vuoi che l'uomo sprofondi nelle tenebre, questo non desideri ed hai mandato una fulgida stella ad illuminare il mondo, è la Madre tua Santissima. Sia tu sempre benedetto, possa il mondo risorgere dalle tenebre per entrare nella tua luce. Non permettere, dolce amore, non permettere che le tue amate creature divengano preda di un nemico ferocissimo, che ha come progetto di strapparti più anime possibile. Sposa amata, bene hai parlato, tale è l'intento del mio nemico. Ho mandato la Madre Santissima per sostenere il mondo, aiutare gli uomini a vincere le forze del male. Chi ascolta le sue parole e le vive ogni giorno è salvo, chi prende la sua mano è salvo. Sposa amata, ogni uomo, come vedi, può avere tutto, se lo desidera può avere tutto, ma può fare anche una scelta diversa, è libero. Sposa cara e fedele, gioisci in me, esulta in me, godi le delizie del mio amore eterno e fedele. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli amati, figli cari, vi voglio salvare tutti, desidero darvi gioia e pace speciale in questo Natale, ponendo il piccolo Gesù nel vostro cuore e lasciandolo sostare più a lungo. La sua presenza in voi è pace, gioia, speranza viva. Preparate il cuore e tenetelo ben pronto per accogliere il piccolo Gesù, lo metterò in ogni cuore ornato, pronto, accogliente e caldo. Egli si fermerà, felice, e lascerà la sua benedizione speciale, avrete, certo, forza per affrontare ciò che deve venire. Con la sua energia la vostra vita diverrà un volo felice verso il paradiso. Figlie del mondo, voi indugiate nel preparare ornamenti di ogni genere per la vostra casa, questo è bello, ma non dimenticate di preparare il cuore a ricevere Gesù, che viene, è certo l'ospite più grande e prezioso da accogliere con grande onore. Come vi ho già detto, passerò per tutte le strade del mondo, per tutti i vicoli passerò col bimbo divino tra le braccia. Questo farò, in modo speciale guarderò tutti i cuori umani e poserò il mio bimbo in quelli belli, ornati e fragranti, degni di accoglierlo, ma non lo poserò, lì, dove vi aridità, freddo, disordine e tenebra.
Figli amati, sapete bene ciò che dovete fare per avere Gesù in voi. Preparatevi. Preparatevi, figli amati, lì, dove Gesù entra c'è la pace, c'è la gioia, c'è la viva speranza. Figli del mondo, che vi aggirate nelle tenebre, scegliete la luce, scegliete la pace, la gioia, aprite le porte del cuore a Gesù, che viene con i suoi grandi doni. Tutti coloro che lo desiderano, ardentemente, lo possono avere. Figli cari, egli è la vera ricchezza, egli è la vita, apritevi a lui e sarete felici. Insieme, uniamo i cuori per l'adorazione. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. 24 dicembre 11. Eletti, amici cari, viviamo assieme, in modo speciale, questo Natale, preludio del paradiso. Sposa cara, ti sembrano oscure e misteriose le mie parole? Mi dici dolce amore, mai chiedo spiegazione, so che esse hanno un significato unico e sublime sempre, so che il tempo stesso mi darà la spiegazione. Mi basta sapere la cosa più importante, che tu, Gesù, adorato Signore, ci vuoi tenere immersi nel tuo immenso amore, sempre più, fino al giorno unico nel quale, col distacco dalla terra, resteremo sempre con te e ti vedremo faccia a faccia. Sposa cara, ecco ciò che oggi ti dico: beato colui che vive e palpita nel mio cuore, perché al mio invito non è indugiato nella incredulità e nella freddezza. Beato questo uomo, assomiglia a quel mendicante che è stato invitato dal più grande Signore a cambiare la sua condizione, andando a vivere nella sua reggia egli non soffre più il freddo e la fame e non resta sprofondato nel buio, ma ha cibo abbondante, caldo, luce e gioia. Mi dici dolce amore, questa è la vera condizione dell'uomo. Per la gioia l'hai creato, dolce Dio, non certo per il dolore, la sua condizione naturale è la gioia, la pace, il benessere e la speranza viva e palpitante. Questo tu vuoi, Santissimo Dio di bontà e tenerezza, ma sono pochi, in questo tempo, veramente pochi, coloro che palpitano nella tua reggia meravigliosa, i più brancolano nel buio ed hanno tanto freddo e molta fame. Sposa amata, come spesso ti ho ripetuto, ho invitato a me ogni uomo, sapendo che il Padre caro vuole attuare, proprio in questo tempo, il suo progetto, che è d'amore per ogni uomo, ma che, per realizzarsi, deve essere corrisposto. La salvezza e la gioia sono programmate per tutti, ma occorre piena corrispondenza perché il progetto si attui e questa è la strada alla piena corrispondenza. Pensa, piccola cara, pensa alla Madre mia Santissima. Il progetto del Padre era grandioso e meraviglioso, ma occorreva la corrispondenza umana. La Madre mia ha corrisposto pienamente ed il progetto del Padre si è attuato a pieno. Ricordi, piccola mia, le parole che hanno dato pieno compimento al progetto? Mi dici sono incise nel profondo della mia anima, sono la serva del mio Signore, si compia in me secondo la sua parola. Piccola mia, perché si attui il progetto del Padre, che è sempre di immenso amore, perché si attui sulla creatura e sul mondo intero, occorre piena corrispondenza. Mi dici Santissimo amore, questo l'ho compreso bene, ma, nel tempo presente, manca proprio la corrispondenza generale. C'è poca corrispondenza, ecco perché, continua e sempre più incisiva, la purificazione. Sposa cara, bene hai compreso, il dolore della purificazione non è fine a se stesso, ma porta alla grande gioia, preparata dal Padre caro dopo il sacrificio. Porta al mondo il mio grande messaggio: ognuno accolga con speranza la sua purificazione e mai pensi di essere stato abbandonato o dimenticato, si ricordi che io, Dio, opero sempre per amore, solo per amore. Ogni uomo accolga la mia volontà, sapendo questo, nel dolore implori il mio nome con fiducia ed avrà consolazione e nuovo vigore per giungere fino alla meta. Colui che vive e palpita già nel mio cuore, prenda a piene mani la mia ricchezza e la porga al povero, che tende la mano. Sposa fedele, resta felice nel mio cuore e godi le delizie del mio amore eterno e fedele. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, Gesù viene a voi, il piccolo Gesù viene a voi, anche in questo Natale,
preceduto dai suoi doni meravigliosi. Capite che egli non vuole che restiate nella vostra povertà, ma desidera arricchirvi della sua vera ricchezza. Piccoli cari, vi state preparando ad accogliere il Re del cielo e della terra, che si è fatto piccolo, piccolo per voi, per entrare in ogni cuore? Figli amati, non vivete nella freddezza e nell'indifferenza, inseguendo solo le cose del mondo, preparate nel cuore una dolce culla per il piccolo Gesù, per accoglierlo degnamente. Se nella casa deve entrare un ospite di grande onore, forse che non preparate tutto a puntino? Certo che lo fate. Così preparate il cuore per accogliere Gesù, che viene ad illuminare la vostra anima con la sua luce splendida. Preparatevi bene, figlie del mondo, per accogliere in voi il dono più sublime Gesù. Come già ho detto, passo in ogni angolo della terra, passo e faccio adagiare Gesù in ogni cuore pronto ed ornato, lo faccio adagiare perché con la sua presenza lo prepari al cielo. Mi dice la mia piccola madre cara, ogni cuore possa godere la sublime presenza di Gesù, nessuno resti senza di lui in questo grande Natale. Figli amati, tutto dipende da voi, potete accoglierlo ed essere felici con lui, potete anche respingerlo ancora e restare infelici e soli, senza di lui. Figli amati, vi voglio portare tutti a Gesù, questo è il mio desiderio, ma non posso costringere chi non vuole. Dio vi ha dato la libertà, fate bene le vostre scelte. Figli amati, uniamo i cuori per l'adorazione profonda al piccolo Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.